Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Torniamo in Egitto, alla nuova cronologia dell'Egitto più precisamente, volgendo la nostra attenzione alle nuove datazioni astronomiche effettuate sui molteplici zodiaci incisi nel legno di molti sarcofagi o presenti come bassorilievi in templi e tombe. Arriveremo ad analizzare uno per uno molti di questi zodiaci, ma ancora c'è bisogno di un'ulteriore introduzione alla questione, oltre a quella già fatta nel primo video di questa serie sulle nuove datazioni astronomiche dell'Egitto, che vi invito a recuperare se non lo avete ancora visto. La datazione astronomica degli zodiaci egizi non è esente da difficoltà, ed allo stesso tempo rappresenta un campo minato per storici ed archeologi ed in generale a tutti coloro che, basandosi sulle opere di Scaligero prima e Petavius poi, hanno contribuito a creare e contribuiscono tuttora a rafforzare la versione cronologica della nostra storia accettata oggi. Come ormai sappiamo però, questa versione cronologica è sbagliata e questo si riflette inevitabilmente anche sulla cronologia dell'Egitto. Come detto nello scorso video, sarcofagi e templi contengono delle informazioni astronomiche precise che vanno a comporre degli oroscopi che contengono delle vere e proprie date criptate. Riuscendo a risalire al significato della simbologia astronomica utilizzata, si può decriptare la data, ottenendo così una datazione che può essere molto importante ai fini della cronologia storica. Oggi, grazie all'aiuto dell'astronomia computazionale, è possibile decifrare queste date contenute negli zodiaci in modo molto più preciso, o quantomeno offrire diverse possibili opzioni per decifrarle. L'idea delle datazioni astronomiche ricavate dagli zodiaci egizi non è nuova. Fin dal XVIII e XIX secolo, quando gli europei entrarono per la prima volta in Egitto durante la spedizione napoleonica, furono scoperti numerosi zodiaci, alcuni dei quali furono disegnati dagli artisti di Napoleone e pubblicati nella descrizione napoleonica dell'Egitto, dove vengono chiamati tavole astronomiche. La natura astronomica di questi zodiaci non fu messa in dubbio fin dall'inizio. Nacque un importante desiderio naturale di datare questi zodiaci utilizzando il metodo astronomico secondo gli oroscopi e a questo fine gli astronomi europei del XIX secolo intrapresero una serie di calcoli. Purtroppo sorse fin da subito un problema non poco rilevante. Questi astronomi agivano per ordine degli storici e quindi si ritrovavano a dover obbedire alle loro idee sulla cronologia dell'Egitto. Questa dinamica venne scoperta tempo prima anche da Morozov, che disse di come gli astronomi medievali fecero le loro datazioni astronomiche sulla base delle date impostate a priori da parte degli storici. Anche loro obbedirono alle istruzioni degli storici che avevano creato già la cronologia e questa aveva bisogno di essere semplicemente, si fa per dire, confermata dalle datazioni astronomiche. Per cui gli astronomi medievali presero in considerazione solo quelle soluzioni che si inserivano bene nelle date proposte dagli storici, con il problema però che queste soluzioni soddisfacevano in parte o quasi per nulla la descrizione dell'evento astronomico descritto nella fonte, verificatosi in concomitanza di uno specifico evento storico. Quindi, in realtà, il processo di datazione astronomica nel Medioevo venne fatto in modo arbitrario e manipolatorio, solo per confermare a convenienza la cronologia scaligeriana appena creata. Tornando ora agli astronomi del XIX secolo, questo processo di datazione astronomica non fu esente da problemi, poiché l'astronomia entrò subito in conflitto con la cronologia scaligeriana, dal momento che, per gli zodiaci egiziani, non fu trovata nessuna data soddisfacente dal punto di vista astronomico che potesse soddisfare gli storici della scuola di Scaligero. Questo perché si parte da un presupposto ideologico in seno agli storici. Secondo loro, infatti, quasi tutti gli zodiaci egiziani risalgono all'epoca della dominazione romana in Egitto e quindi all'inizio della nostra era. Inizialmente, come ci riporta lo stesso Morozov, tentarono di datare gli zodiaci di Dendera all'età di 15.000 anni fa. Purtroppo per loro, questo tentativo venne impedito da una variabile molto curiosa ed interessante, vale a dire
la somiglianza troppo sorprendente tra il simbolismo astronomico egizio e quello europeo. Non è semplice per gli storici infatti spiegare questa sorprendente somiglianza, soprattutto se pensiamo alla loro insistenza nell'affermare che questi zodiaci egiziani furono creati centinaia di migliaia di anni prima della nostra era. Questa cosa non sta in piedi. Il simbolismo astronomico egiziano ed europeo, come ad esempio le immagini delle costellazioni presenti su questi zodiaci, non è irrilevante. Queste infatti coincidono fin nei più piccoli dettagli alle immagini tratte da libri medievali europei sull'astronomia, per cui dovettero fare un passo indietro dal tentativo di datare gli zodiaci a centinaia di migliaia di anni addietro e si rifugiarono quindi nei primi secoli della nostra era, affermando così che sia gli antichi egizi che gli europei medievali presero in prestito il loro simbolismo astronomico dai romani. Pertanto, dicono, si sono rivelati in gran parte gli stessi. Ma se da una parte si sono parati il di dietro in questo modo, dall'altra la coperta è rimasta pur sempre corta, perché gli egittologi scaligeriani non sono riusciti a spostare verso l'alto la datazione degli zodiaci egiziani dai primi secoli della nostra era. Non sono riusciti quindi a dimostrare con i fatti la loro stessa affermazione. Questo perché, subito dopo l'inizio della nostra era, la storia del cosiddetto Antico Egitto, secondo la cronologia scaligeriana, finisce già. Per cui gli zodiaci presenti nei templi egizi, considerati antichissimi, e nelle tombe anch'esse considerate certamente antiche, non possono nel quadro della cronologia scaligeriana essere attribuiti a un'era successiva ai primi secoli della nostra era. Di conseguenza, per gli scaligeriani, le possibili date degli antichi zodiaci erano letteralmente racchiuse in un brevissimo intervallo di tempo di soli 200-300 anni, un secolo prima o 1 o 2 secoli dopo l'inizio della nostra era. Vien da sé che una forte deviazione dai confini di questo intervallo inizia a contraddire nettamente l'intero quadro scaligeriano della storia e della cronologia dell'antico Egitto. Si è scoperto infatti che è proprio qui che la datazione astronomica degli zodiaci egiziani non si adatta. Il fatto è che lo stesso oroscopo si ripete nel cielo di regola molto raramente, 1 o 2 volte ogni 1000 anni. L'astronomo computazionale non ha praticamente alcun margine di aggiustamento, a differenza di quello medievale, in una situazione del genere. Alcune combinazioni planetarie possono ripetersi solo dopo diverse migliaia di anni, per cui si è rivelato difficile adattare i dati di un particolare zodiaco all'intervallo di tempo troppo ristretto fissato dagli storici, ma questo discorso vale anche per intervalli più grandi. Naturalmente, tutte queste difficoltà sono sorte a causa del fatto che l'intervallo di tempo è stato specificato in modo non corretto. Il risultato di essersi dati la zappa sui piedi in questo modo ha portato gli storici ad abbandonare l'idea di datare gli zodiaci egiziani in base al loro contenuto astronomico. Nel tentativo di discutere del simbolismo degli zodiaci egiziani, cercano di presentarlo come presunte fantasie astronomiche di artisti antichi ed allo stesso tempo spesso non viene fatto nessun tentativo per decifrare e datare l'antico zodiaco egiziano appena scoperto. Un esempio di questa situazione la possiamo trovare nel libro di Neugebauer, Parker e Pingree intitolato I soffitti zodiacali di Petosiris e Petubastis, i quali, analizzando gli zodiaci raffigurati sui soffitti delle 2 antiche tombe egiziane di Petosiride e Petubastis, scrivono che il posizionamento dei pianeti sembra essere ispirato dal mitraismo. Gli autori, quindi, affermando questo, respingono immediatamente l'idea che questo rappresenti un oroscopo reale che si possa provare a datare. In questo libro viene scartata e nemmeno presa in considerazione l'idea di datare gli zodiaci egiziani, nonostante almeno uno di loro, vale a dire quello di Petosiride, contiene un oroscopo che può essere datato astronomicamente. Soltanto quello di Petubastis non può essere datato, poiché è privo di un oroscopo e quindi non contiene nessuna data crittografata all'interno.
L'atteggiamento degli autori del libro nel concentrarsi sull'analisi del contenuto dello zodiaco egiziano parlando del suo presunto significato mitraistico, invece che fornire un'analisi del simbolismo astronomico al fine di ottenere una datazione, potrebbe derivare dal voler evitare una datazione che non soddisfa la cronologia scaligeriana. Una situazione analoga la troviamo nei confronti delle presunte bare egiziane antiche della collezione del British Museum contenenti dei simboli astronomici che, se decifrati, potrebbero comunicarci una datazione ben precisa. Rispetto alla loro possibile datazione astronomica basata sugli zodiaci presenti sulle loro superfici, nella descrizione di questa collezione pubblicata nel 1924 non si dice praticamente nulla. Parlando delle presunte date di fabbricazione di queste bare egiziane antiche, gli autori della descrizione non riportano nulla sulla datazione astronomica degli zodiaci presenti su queste bare, come se l'argomento non fosse importante. Tutte le datazioni fornite sono state ottenute sulla base di considerazioni non legate alla datazione astronomica. Ad esempio, descrivendo una bara egiziana di legno presumibilmente molto antica, gli autori della guida del British Museum scrivono quanto segue. Il lato anteriore della bara assomiglia al lato anteriore dei normali sarcofagi sidoniani in pietra, tipici esempi dei quali sono sarcofagi di Tabnit e Eshmunasar, re di Sidone, datati al 360 a.C., quindi si suppone che la datazione della bara sia compresa tra il 500 e il 360 a.C. Allo stesso tempo, come riportano gli stessi autori, su questa bara sono disegnati numerosi testi e immagini astronomiche, figure di dei, delle costellazioni e dei pianeti, segni dello zodiaco. Si tratta quindi di un oroscopo a tutti gli effetti che contiene una data decrittata all'interno. Perché anche in questo caso la datazione astronomica vera e propria è passata in secondo piano, anzi non è stata proprio presa in considerazione. Tornando a Morozov, quello che scrive sulla datazione astronomica da parte degli storici scaligeriani è molto interessante. Sul loro tentativo di datare gli zodiaci di Dendera, come abbiamo accennato prima, scrisse: i primi egittologi attribuirono al tempio di Dendera 15.000 anni prima dell'inizio della nostra era, quelli che vennero dopo a 3.000 anni, e gli egittologi ancora successivi riconobbero che lo zodiaco quadrilatero di Dendera appartiene al regno di Tiberio, 1436 d.C., e lo zodiaco rotondo di Dendera al regno di Nerone fino al 69. Quando si rivolsero al calcolo astronomico per confermare tutte queste date, ottennero risultati negativi. I successivi lavori di Dupuy, Laplace, Fourier, Letron, Holm, Biot e altri successivi hanno dimostrato che la costellazione planetaria su di essi indicata, e quindi l'oroscopo, non esisteva fino al III secolo d.C. Si trovarono di fronte a due scelte: o attribuivano il regno degli imperatori romani ad altri secoli ed altri luoghi, oppure dovevano ammettere che gli oroscopi raffigurati erano pura fantasia. Gli egittologi, non volendo discostarsi dalla tradizione, scelsero di ritenere gli oroscopi fantasiosi, nonostante sia incredibile la loro attendibilità. Infine, Morozov, dopo aver studiato attentamente questi zodiaci, conclude: se tutto questo è fantasia dell'artista, allora è difficile spiegare perché si è scoperto che Mercurio e Venere in entrambi gli zodiaci finirono, come dovrebbe essere, vicino al Sole stesso e non da qualche altra parte, impossibile per loro, ma conveniente per un sognatore. E perché disegnare una fantasia del genere? No, questa non è una fantasia, ma è un oroscopo. Morozov fu il primo a proporre di datare gli zodiaci egiziani in base al loro contenuto astronomico, senza guardare indietro alla cronologia di Scaligero. I ricercatori che hanno lavorato in questa direzione prima di Morozov hanno fatto del loro meglio per ottenere una soluzione che si collocasse entro un intervallo di tempo predeterminato intorno all'inizio della nostra era. Peccato per loro che non ha funzionato. Dopo questo lavoro di Morozov sulla datazione astronomica degli zodiaci egiziani, i tentativi sinceri da parte degli egittologi di utilizzare l'astronomia per datare gli zodiaci egiziani cessarono. Sarà una coincidenza?
Dopotutto Morozov dimostrò che la datazione astronomica degli zodiaci egiziani non può fornire le date di cui gli egittologi hanno bisogno. Fornisce loro solo il Medioevo e questo quadro non si adatta per nulla alla cronologia scaligeriana. Possibile quindi che è stato il lavoro di Morozov a frenarli nel datare astronomicamente gli zodiaci egiziani? Amici, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. Come abbiamo detto prima, infatti, oggi gli egittologi si limitano a datare i reperti su cui sono presenti questi zodiaci, spostando la conversazione su altri piani e non a livello astronomico. Si lasciano andare dichiarazioni che sottolineano la natura vaga e fantasiosa dei simboli astronomici. Tuttavia, come ampiamente dimostrato, la cronologia scaligeriana è molto probabilmente sbagliata, come dimostrato ampiamente dal lavoro di Fomenko e Nosovsky, che hanno continuato e laddove possibile perfezionato il lavoro di Morozov, il cui approccio nel datare gli zodiaci egiziani senza dipendere dalla cronologia scaligeriana era corretto. Ma va anche detto che questo approccio non è esente da una seria difficoltà, che appare non appena si inizia ad espandere l'intervallo di tempo di datazione accettabile a valori dell'ordine di 1000 o 2000 anni e quindi all'intera epoca storica che copre l'antichità ed il Medioevo. Questa difficoltà nasce dalla natura ambigua delle date ricevute. Fomenko e Nosovsky, avendo abbandonato l'intervallo di tempo ristretto predeterminato per le date dell'oroscopo, sono stati costretti a tenere conto di tutte le decisioni astronomiche che possono comparire nell'intero intervallo storico di circa 2000 anni. Questo è un periodo abbastanza lungo, durante il quale molti oroscopi si ripetono più di una volta. Ciò significa che per lo stesso zodiaco compaiono contemporaneamente più soluzioni uguali e questo rende difficile riconoscere l'unica data corretta tra le tante soluzioni possibili. Nella decodifica c'è sempre una certa ambiguità, anche nel caso in cui questa decodifica può essere eseguita in modo abbastanza chiaro ed inequivocabile. La decodificazione di molti zodiaci egiziani nel loro insieme può essere eseguita in modo chiaro, poiché su alcuni di essi i pianeti sono nominati e queste iscrizioni possono essere lette e comprendere quale pianeta rappresenta uno specifico simbolo zodiacale. Però delle ambiguità possono sorgere sempre in relazione a uno o due pianeti, a volte a causa di un nuovo simbolo usato per un pianeta che non si ritrova in altri zodiaci, a volte a causa della scarsa conservazione dell'immagine, altre volte invece è dovuto al fatto che la posizione del pianeta nelle costellazioni non è del tutto chiara da un dato zodiaco. Su alcuni zodiaci dal simbolismo molto complesso, confuso, troppo convenzionale, generalmente devi passare attraverso tutte le opzioni possibili per identificare le figure planetarie. In questo caso sorgono dozzine di opinioni di decodifica accettabili e il numero totale di possibili soluzioni per un tale zodiaco può raggiungere centinaia ed in altri casi poche opzioni tipo 2 o 3. Per cui è stato necessario sviluppare un nuovo approccio alla datazione degli zodiaci egiziani che offre la possibilità di decifrare non solo l'oroscopo dello zodiaco, ma anche ulteriori informazioni astronomiche presenti su di esso, e queste informazioni aggiuntive si rivelano di solito sufficienti per scartare tutte le decisioni non necessarie e quindi determinare in modo inequivocabile la data per questo zodiaco. Si può riuscire ad ottenere una soluzione inequivocabile anche tenendo conto di alcune ambiguità inerenti sia alle informazioni aggiuntive che all'oroscopo principale stesso. Se per qualche motivo fossero stati commessi errori nella decifrazione dell'oroscopo principale a causa di informazioni aggiuntive presenti sullo zodiaco, molto probabilmente non verrà trovata un'unica soluzione alla decodifica errata, perché quando si hanno troppe condizioni astronomiche, la loro combinazione casuale nel cielo reale diventa estremamente improbabile. La nuova tecnica utilizzata da Fomenko e Nosovsky consente di lavorare immediatamente con tutte le possibili opzioni per decifrare lo zodiaco egiziano, cosa che non era possibile fare in precedenza con l'approccio di Morozov, ad esempio. A seguito di ciò, ovviamente, il volume dei calcoli aumenta in modo significativo, poiché si devono calcolare le diverse opzioni dell'oroscopo per ogni zodiaco e ogni di queste opzioni può dare in generale una serie di soluzioni realizzabili nell'intervallo storico preso in considerazione.
Il numero di queste soluzioni realizzabili può raggiungere il numero di 100 o più e ciascuno di essi deve essere controllato per verificarne la conformità con ulteriori informazioni astronomiche dello zodiaco. Questo nuovo approccio è possibile grazie all'utilizzo di moderni computer e programmi astronomici. A questo scopo Fomenko e Nosovsky hanno elaborato il programma per computer Horos, che sulla base di una determinata disposizione dei pianeti nelle costellazioni zodiacali che formano l'oroscopo, cerca tutte le date nell'intervallo storico in cui tale disposizione è effettivamente apparsa nel cielo. In questo caso viene preso in considerazione anche l'ordine reciproco dei pianeti nella cintura zodiacale. Dato che in generale i dati dello zodiaco possono essere letti in modo ambiguo, il programma Horos può tenere conto di possibili ambiguità sia nella disposizione dei pianeti nelle costellazioni che nell'ordine relativo dei pianeti. Inoltre, per i calcoli approssimativi, i matematici russi hanno utilizzato un programma semplice per computer, e cioè Turbo Sky, creato dall'astronomo di Mosca Volinkin. Grazie al suo aiuto furono determinate le condizioni di visibilità dei pianeti per le date calcolate dagli zodiaci egiziani. Questo programma ha determinato le luminosità dei pianeti in un dato momento, cosa davvero importante per poterlo osservare ad occhio nudo. Insomma, grazie ai mezzi moderni computazionali è stato possibile ottenere un metodo migliore e più preciso in grado di poter far fronte alle problematiche descritte sopra, che possono emergere durante l'analisi di uno zodiaco egiziano. Questa nuova tecnica ha permesso di ottenere delle datazioni molto più precise ed è stato possibile confermare in alcuni casi e migliorare in altri le precedenti datazioni offerte da Morozov, Kellina, Denisenko, Tatiana Fomenko ed altri che tentarono di datare gli zodiaci egiziani. Questo argomento è preferibilmente evitabile da parte degli storici ed egittologi scaligeriani, perché come abbiamo visto vengono messi di fronte alla possibilità di mettere in discussione la versione storica generalmente accettata a cui sono tanto affezionati. Grazie alle nuove datazioni astronomiche di Fomenko e Nosovsky è stato possibile ottenere una nuova cronologia dell'Egitto che, unite ai sorprendenti risultati ottenuti dall'applicazione dei nuovi metodi di datazione indipendenti matematico-statistici, ci mostra la reale cronologia dell'Egitto e ci permette di capire così come si svolsero realmente gli eventi. Inoltre è stato possibile risalire alla reale datazione di eventi molto importanti nella storia, uno su tutti la data precisa della morte di Cristo, e questo lo affronteremo in dettaglio quando parleremo della datazione dello zodiaco egiziano che contiene in sede crittata questa data. Per cui amici, non perdetevi i futuri video, poiché scopriremo molte cose interessanti. Lasciate un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commentate ed iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, azionando la campanella per non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!